L'anno scorso mi sono detta, nel 2023 mi inviteranno al TwitchCon. Ok, forse sono un po' pazza io, ma ogni anno, ogni mese, ogni giorno forse quasi, mi do sempre degli obiettivi. No, raramente li raggiungo, raramente riesco a raggiungerli proprio per il fatto che gli obiettivi che mi impongo sono spesso molto esagerati. Però boh, a me piacciono un sacco le sfide. E mi piace poter pensare di vedere questa vita un po' come se fosse un gioco. Non ho nessun tipo di dipendenza. Non sono dipendente dal fumo, non sono dipendente dall'alcol, non sono dipendente da nessuna droga, non sono dipendente dal gambling, non sono dipendente dal telefono, quello sì. Però non sono dipendente da nulla. A parte questo, forse. L'anno scorso sono andata al TwitchCon per la prima volta. Il TwitchCon è la conferenza dove tutte le persone che streamano, che sono comunque in relazione con Twitch, anche semplicemente con la community, vanno e partecipano in tutta Europa o in tutta America. L'anno scorso sono andata e ho potuto fare una presentazione su che cosa vuol dire fare co-working su Twitch. È stata un'esperienza incredibile, soprattutto per il fatto che a me piace molto prendermi responsabilità e non ho nessunissimo problema a stare sul palco. So che magari tante altre persone soffrono a parlare in pubblico, ma io mi ci ritrovo molto e mi piace molto. A parte la presentazione, poi sono riuscita a entrare in contatto per la prima volta con persone, per esempio i moderatori della mia chat, che non avevo mai visto in vita mia, o altri colleghi. È stata la prima volta in vita mia che sono riuscita a trovarmi in una situazione in cui mi sono sentita tra colleghi, tra persone che potevano capirmi completamente. È stata una delle primissime esperienze del genere, una delle primissime esperienze in cui mi sono sentita una streamer. E una piccola soddisfazione del 2023 è stata proprio quella di essere stata invitata a TwitchCon, in quanto Twitch Ambassador del 2023. Non so quanti di voi sappiano cosa vuol dire essere un ambassador di Twitch. Sinceramente nemmeno io lo sapevo all'inizio. Fatemi sapere se volete che faccia un video a parte su che cosa vuol dire essere un ambassador, su che cosa comporta, se ho qualche plus, se posso far spannare qualche vostro amico. Fatemi sapere nei commenti se può essere utile un video a parte su questo. Riassumendo, un ambassador di Twitch è qualcuno che ha portato una differenza sulla piattaforma, una persona che rappresenta dove Twitch vuole andare nel futuro. Nel mio caso sono stata nominata ambassador per quest'anno, in quanto sono la top streamer nella categoria di coworking e studying with me. Categoria che quando ho iniziato contava pochissimi streamer, pochissimi viewers e adesso conta più di 4.000 persone. Stavo guardando giusto prima, più di 4.000 persone in un pomeriggio di agosto. In quanto ambassador ho avuto accesso a tantissime stanze alle quali molti altri creator non hanno avuto accesso, nemmeno i partner. E in questo video voglio mostrarvi un po' come è stata la mia esperienza da VIP, seppure non fossi assolutamente nessuno, seppure io non mi senta assolutamente nessuno in questo campo. Grazie a Twitch sono riuscita a prendere per la prima volta in vita mia un business flight direzione Parigi. Mi ha fatto sentire molto importante l'accesso anticipato, il cibo con il bicchiere in vetro, che può essere una cazzata, però per me... Quindi già questo per me è stato un estremo upgrade e mi sono sentita assolutamente un VIP. Se non lo sapevate, se hai un volo business, hai anche accesso a una business lounge. Cioè, vuoi dirmi che non devi aspettare insieme a tutte le altre persone? No, hai la tua stanzetta per aspettare il volo. Non penso riuscirei mai ad abituarmi a una cosa del genere. Sono arrivata in hotel e ho visto la camera che mi era stata data. Appena sono entrata mi sono resa conto che era molto spaziosa, forse troppo spaziosa. Fighissimo. Poi, vedendo il bagno, mi sono fatta qualche domanda in più e da lì ho capito che forse mi era stata data una stanza un po' speciale. Ma perché? Si sono dimenticati un pezzo. Oh! Che cazzo è sta roba? Però che cazzo è sta roba? È una telecamera? Oh, ma verrò spiata, ma che cazzo? La prima notte l'ho passata da sola, ma quelle dopo mi avrebbe raggiunto una Shira. Buongiorno. Oggi finalmente arriva la Shira. Che merda. Non dormirò da sola qui. Quando avevo preso il badge ho avuto accesso a una delle prime stanze ad accesso esclusivo per i VIP. Avevamo accesso a snack, drink, caffè, tutto quanto illimitato. In una stanza
a parte molto tranquilla. Se siete mai stati ad una fiera sapete benissimo come un costo enorme è l'hotel, un altro costo è raggiungere l'hotel o comunque la venue, ma un altro costo è assolutamente il cibo o le bevande che poi si consumano in loco. E se mi conoscete almeno un po' sapete quanto divento insopportabile nel momento in cui non ho niente da mangiare e mi viene fame. Questa stanza è stata una delle salvezze più grandi in assoluto. La prima sera abbiamo avuto un meeting con altri ambassador ed è stato super carino passare del tempo con altre persone che credono fermamente nella piattaforma, credono che ci siano comunque cose da cambiare assolutamente e che comunque hanno voglia di impegnarsi affinché la loro voce venga ascoltata. Mi ha fatto sentire un po' più positiva nei confronti di Twitch e della piattaforma. Finito questo evento ho finalmente incontrato Nashira, la mia dolce metà che mi ha supportato per questi giorni e che mi ha molto spesso salvato. Aver avuto a fianco a me una persona come Nashira, una persona che ascolta e che sa essere di supporto, anche semplicemente con delle parole, per me è stato fondamentale. Nashira sta perdendo la pazienza. No, basta! Disordine basta! Alla finita! Che cazzo hai in testa? Non mi voglio bagnare i capelli! Io so perfettamente di avere dei problemi di gestione del tempo, ma anche di gestione delle relazioni umane. Spesso perdo di vista tutto e mi concentro soltanto su quello che è il lavoro, perché, come ho detto, per me è una sfida, per me è un gioco, il gioco mi diverte. È come dire, sto giocando a LOL, non ti distrai. Esatto, quello è per me. E questo per me è stato il TwitchCon. L'unica persona che è riuscita a riportarmi ogni singola sera, ogni singolo giorno, su un momento, a pensare a che cosa stavo facendo, che cosa stavo effettivamente raggiungendo, è stata Nashira. La sera siamo andati al partner party, un party con accesso soltanto per i partner di Twitch. Sicuramente pienissimo di gente ed è stato... Io sono ancora sconvolta al pensiero che persone mi hanno riconosciuta al TwitchCon. Persone a Parigi mi hanno riconosciuta. Non mi riconoscono a Milano, mi hanno riconosciuta a Parigi. Questo per me è stato... Ed è una cazzata perché non dovrebbe interessarmi l'essere riconosciuta perché essere famosa, ma vedo l'essere riconosciuta più come un... sta piacendo quello che sto facendo. Quello che sto facendo sta avendo un impatto su delle persone. Le persone riconoscono me, ma riconoscono soprattutto il mio lavoro. Finito il party, siamo tornate a casa e ci siamo preparate per andare a letto perché il giorno dopo sarebbe arrivata il primo giorno di TwitchCon. Durante il primo giorno avevo la responsabilità di presentare un panel che riguardava i podcast. Non ero per niente spaventata dal presentare, perché una delle cose che, a parte il fatto che ho fatto per 5 anni teatro, poi grazie a Twitch mi sono resa conto che molto spesso la mia parte che mi preoccupa di più, quella di sembrare stupida, è quella che piace di più alle persone, quella più relatable, traduzione? Grazie editor. Dato che ero in ritardo, e io non sono mai in ritardo, ho sfruttato una navetta che era stata predisposta da Twitch dall'hotel alla conferenza. In realtà non è così distante, tipo 5 minuti da piedi, però mi hanno proposto la macchina e io ho accettato. Che fai? Buongiorno. Grazie. La navetta mi ha portato all'interno della stanza VIP, o comunque con accesso limitato, che si trova al TwitchCon. Queste stanze sono predisposte principalmente per quei creator che comunque non riescono ad avere uno spazio per rilassarsi nemmeno nella zona per i partner. Mi viene in mente una Pokimane, sicuramente verrebbe continuamente disturbata all'interno di una lounge con tutti i partner, perché io in primis andrei a chiedere «Ehi, ciao, come stai? Come va piacere?» Pokimane. C'è Pokimane nella lobby. C'è Pokimane. Sto respirando la stessa aria di Pokimane. Lo stesso ossigeno. Non ho nessuna registrazione per quanto riguarda delle presentazioni perché non sono state streamate e sul momento mi vergognavo a registrarmi e mettermi a fare la presentazione, sinceramente, quindi dovrete fidarvi su questo. Come riassunto del primo giorno direi la parola chiave è stata incontri. Ho incontrato un sacco di persone che ho sempre conosciuto soltanto online, che ho visto dietro uno schermo, con i quali ho parlato attraverso Discord, semplicemente che ammiro. È stata anche la giornata in cui ho sigillato una delle mie vittorie più grandi, una scommessa contro un altro streamer italiano. Mi dispiace molto per questa perdita. E il secondo giorno è stato
un po' più ripetitivo, nel senso che ormai mi ero abituata alla navetta. Ho presentato altri 2 panel. L'anno scorso, durante il TwitchCon, il mio problema più grande è stato proprio quello di concentrarmi troppo sul lavoro, o almeno di aver promesso a persone di essere più presente e non mi ero resa conto di quanto per me fosse importante questo tipo di conferenze dal punto di vista lavorativo. Quest'anno ho messo più paletti, penso di aver fatto capire meglio alle persone che mi stavano attorno quanto per me fosse importante dal punto di vista lavorativo, e sono certa di aver fatto altri errori, del tipo di non essere stata abbastanza presente per le persone, per gli amici che erano lì, e questo è uno dei miei problemi. Il lavoro mi assorbe e non so se sia un problema o un vantaggio o qualcosa di positivo, perché da un certo punto di vista mi assorbe perché mi piace da matti, mi diverte, mi stimola continuamente, ma il problema è quando comincio a perdere di vista me stesso, comincio a perdere di vista gli amici, comincio a perdere di vista tutto ciò che mi sta attorno, e comincia ad essere più difficile capire dove sta la linea tra Giulia e study time. Penso spesso di nascondermi dietro al lavoro, proprio perché non mi sento capace nelle relazioni tra altre persone. Questo doveva essere un video sulle cose fighe del Twitch, su che cosa si può vedere, su che cosa si può fare. Se mai dovessi far parte della tua vita e se mai mi dovessi estraniare e isolare completamente nel lavoro, sappi che per me non è un qualcosa di personale, perché in quei momenti non c'è nulla di personale per me, non c'è nulla di Giulia. È molto più difficile per me avere momenti miei personali rispetto a momenti lavorativi. Mi è più facile nascondermi nel lavoro, mi è più facile perché non devo pensare alle mie emozioni, non devo pensare alle emozioni degli altri, pensare a numeri, a cose, progetti, lavori, email, ed è più semplice. Mi è ancora molto molto difficile gestire le emozioni e gestire le persone. TwitchCon Paris per me è stata un'esperienza, non so neanche come descriverla, assurda, entusiasmante, ma anche molto introspettiva. Con questo non voglio assolutamente dire che TwitchCon sia una di quelle cose mistiche che ti fanno cambiare la tua mentalità, che diventi una persona diversa. Questo è il mio caso. Diciamo che tutte le cose che mi portano fuori dalla comfort zone molto spesso mi fanno riflettere su ciò che sono io. Perché il momento in cui mi metto in una situazione diversa da quella dove mi trovo tutti i giorni, riesco a estrapolare ciò che è la mia abitudine da ciò che sono effettivamente io. E Twitch mi ha dimostrato che io per ora sono lavoro. E mi piace, non mi voglio lamentare su questo, perché per ora mi sento estremamente fortunata di fare un lavoro che mi piace così tanto da prendermi ogni singolo momento. E per quanto io porti continuamente contenuti su produttività, efficienza, lavorare e comunque produrre su Twitch, secondo me è molto importante spesso fermarsi e riflettere quanto sono io, quanto è il mio lavoro. Sto lavorando perché mi piace o sto lavorando perché non c'è nient'altro? Quanta percentuale di te c'è nella tua vita? Per me attualmente penso di essere 70% lavoro, 70% study time, non come personaggio, ma come riempimento del cervello. 70% study time, 30% me stessa. E per ora è un grosso scudo che mi sto creando. Quindi magari potrebbe esserlo anche per te. Sarebbe da analizzare una cosa del genere. Cosa che in realtà già faccio da 2 anni con la psicologa. Come l'anno scorso mi hanno detta mi inviteranno al TwitchCon, quest'anno voglio promettermi un'altra cosa. Aspetta. Allora, scriverò su questo biglietto cosa credo succederà l'anno prossimo, cosa voglio che succeda l'anno prossimo al TwitchCon europeo, e vedremo l'anno prossimo come andrà. Non lo condivido perché non voglio che mi porti sfiga. Questa è stata la mia esperienza del TwitchCon, questa è stata la mia esperienza da VIP e come questa conferenza mi ha cambiato. Yeah. So, study time viewers, you obviously watched the very end of the video. You obviously like the video. Just hit the like button and subscribe while you're down there. Why not? It's free. Helps out a bunch. Thank you.